ultimi 2 anni ci sono stati 44 eventi estremi in Italia. Questo significa che dobbiamo abituarci a una nuova normalità, perché 40 eventi estremi significa che non saranno più solamente estremi. Ma perché tutto adesso? E perché sempre negli stessi luoghi? A chi dobbiamo la colpa di tutto quello che sta accadendo? Incuria? Cambiamento climatico? Rimbalzi continui fra partiti politici, consorzi di bonifica, comuni, istituzioni? È crollata la casa! C'è stato un terremoto! Una tremenda inondazione! Le cavallette! Scopriamolo assieme in questo viaggio che ci porterà dal Ponte di Concordia fino al parco fluviale del Secchia a Marzaglia. Breathe you like a cigarette, lovesick, I'm feeling it. You're not the one, but I still want you like the beat in my chest. Lovesick, I'm feeling it. I know you're not the one, but I still wanna light up. Breathe you like a cigarette, lovesick, I'm feeling it. You're not the one. Non vogliamo imporre soluzioni semplici, trovare capri espiatori o puntare il dito contro qualcuno. Ma vogliamo capire quali sono le cause principali senza perderci nei luoghi comuni. E vogliamo farlo rimanendo vicini al territorio, perché purtroppo sempre più spesso ne sentiamo parlare in modo distante. E delle chiacchiere da bar ormai siamo stanchi, ne conosciamo troppe. Ma dove finiremo con tutte queste alluvioni? Ma ai miei tempi ogni contadino si teneva pulito il suo fosso. Bravo! Vogliamo parlare dei tombini? Sempre tutti intasati. E le bonifiche? Che non fanno mai niente con tutto quello che le paghiamo. Ma sono anni che non puliscono e dragano i fiumi. È tutto un magna ormai. Partiamo da un po' di numeri. La cosa più semplice da cui partire è la quantità di pioggia, che si misura in millimetri. 1 millimetro di acqua equivale a 1 litro per metro quadrato. Immaginiamoci di prendere questo metro quadrato e di schiacciarlo all'interno di questo cubo di 10 cm di lato. Se noi andiamo a riempire questo cubo completamente d'acqua, ci sarà esattamente la quantità di 1 millimetro di pioggia. Ora, immaginiamoci di prendere questi cubi e di metterli uno accanto all'altro. Nel mese di ottobre, normalmente piovono 70 mm d'acqua, che equivalgono a questa distanza. Ad ottobre 2024, nel Bolognese, sono caduti ben 175 mm di pioggia, che invece equivalgono a questa distanza. Come potete vedere la differenza è enorme. Ma a proposito, è mai successo che piovesse così tanto? No, pare sia stata una quantità di pioggia mai vista prima in quella zona. Io sono stato in Amazzonia e vi assicuro che anche lì non piove così tanto. Mi sa che è un po' difficile far stare tutta questa acqua nei nostri fiumi e nei nostri canali, figuriamoci nelle fogne. Direi che la storia dei tombini sporchi non regge molto. Vogliamo parlare dei tombini? Un breve promemoria per tutti, mi raccomando, iscrivetevi ai nostri canali, ai nostri social, per rimanere sempre in contatto con noi e poter vedere il proseguimento di questo viaggio. Un altro problema è quello della pulizia dei fiumi. O della sua mancanza. C'è questa fissazione per la pulizia, il fiume pulito, il bosco pulito, eccetera. Ma vi siete mai fermati a chiedervi cosa voglia dire pulire un fiume? Quando si parla di pulire un fiume si possono intendere molte cose diverse, fra cui dragare il fondale e rimuovere la vegetazione. Partiamo dal dragaggio dei fondali. Dragare un fondale significa letteralmente prendere materiale dal letto di un fiume per portarlo fuori dal suo alveo. Insomma, è un modo come un altro per fare sabbia. In che senso? Perché voi da dove pensate che arrivi la sabbia per produrre il vetro, per le piante, per il cemento? Arriva proprio da qui. Ah, quindi togliamo sabbia dai fiumi con la scusa di pulirli per poi farci delle belle cementate che impermeabilizzano il suolo. Esatto. E nel frattempo rimaniamo anche senza spiagge. In effetti, se togliamo sabbia dai fiumi prima che arrivino al mare, non ci sarà rinnovamento dei litorali. È da decenni che vediamo i nostri fiumi come delle cave a cielo aperto, delle riserve di sabbia, ghiaia, dove poter far scorrere più velocemente l'acqua verso il mare. Il risultato è che aumenta l'erosione. Il fiume scava il proprio fondale in modo innaturale e questo non risparmia né argini né banchine. A questo problema si aggiunge l'ulteriore pulizia degli argini e delle golene. Sembrerebbe logico ad un primo sguardo. Se da un invaso rimuovo del materiale, ci starà più acqua al suo interno. Questo è vero,
ma senza un freno l'acqua scorrerà a velocità vertiginosa, erodendo sempre di più l'alveo e gli argini. Inoltre, la distruzione ambientale generata da queste operazioni, quasi sempre il taglio raso, è disastrosa su tantissimi livelli. Basta vedere quello che hanno fatto qui a Marzaglia. Allora come ti sembra? Sembra veramente uno scempio questo qua. Vedere come hanno rovinato quello che c'era lascia senza parole, perché se ti giri un attimo e guardo lì, guardo il colore dell'acqua, penso che è il secchia che io tranquillamente sono abituato a vedere sopra dall'Argine di Concordia, con dell'acqua che sembra è fango praticamente. Vedere un'acqua colorata così, vedere un posto così con un silenzio come c'è, un paesaggio così rovinato da una roba del genere, lascia senza parole. Questo scempio, che è stato dichiarato come illegale quando ormai era troppo tardi, avviene ogni giorno nel silenzio in Italia. Perché anche questo alla fine non è nient'altro che una scusa per fare legna gratis. Peraltro con il benestare della popolazione, che crede ancora alle storielle delle pulizie dei fiumi. Anzi, per assurdo, in alcuni fiumi vengono installate delle palette artificiali proprio per simulare l'effetto benefico della vegetazione mancante. Anche la storia della mancata pulizia dei fiumi non regge più. Anzi, ha peggiorato il problema delle alluvioni. Ma sono anni che non puliscono. Ci siamo chiesti cosa facessero i consorzi di bonifica e siamo andati a chiedere a un esperto. Mi chiamo Sergio Stignani, sono un ex dipendente del Consorzio della Bonifica Renana. Ad oggi sono pensionato già da alcuni anni. Qui siamo al comune di Argenta, in provincia di Ferrara. Qui vediamo Cassa Valle Santa. Sono quasi 300 ettari, una zona umida interessantissima. Qui vengono a svernare molti animali. In questi anni che io ho vissuto questo ambiente ho visto anche un cambiamento enorme. I consorzi di bonifica nascono per gestire un territorio che un tempo era paludoso, e in pratica i due lavori fondamentali che devono svolgere: togliere l'acqua in eccesso dal territorio e fornire acqua per gli agricoltori, per l'irrigazione. E sono sicuramente degli enti che funzionano e sono in grado ancora oggi, nonostante la situazione, di gestire le piogge intense che vengono in questi ultimi anni. Le responsabilità di questa situazione sono le responsabilità di una situazione completamente diversa da quella che c'era 100 anni fa. L'organizzazione del territorio è sicuramente cambiata, modificata e migliorata, nel senso che l'uomo ha cercato di gestire sempre al meglio questa situazione delle acque. È chiaro che da un territorio che è stato modificato da zona paludosa 100 anni fa, si era calcolato che il sistema di bonifica doveva gestire 40 mm d'acqua ogni 24 ore, oggi ci si trova a dover gestire delle quantità d'acqua enormi, e stiamo parlando addirittura di 100, 200, 300 mm d'acqua. Poi naturalmente i consorzi di bonifica gestiscono la pianura e quindi gestiscono solo i canali. Oggi ci troviamo ad avere grossi problemi proprio perché sono le acque che arrivano dai fiumi e dai torrenti che non riescono a stare all'interno del proprio alveo, perché sono di dimensioni inferiori a quelle che servirebbero oggi. L'opinione pubblica non conosce esattamente la situazione e naturalmente quando l'acqua arriva
fuori dai propri alvei si individua sempre come colpevoli i gestori dell'acqua, e soprattutto sono conosciuti i consorzi di bonifica che sono sul territorio da tanto tempo, e di conseguenza i primi a essere accusati sono proprio i consorzi di bonifica, che tra l'altro bisogna dire che se non ci fossero oggi i consorzi di bonifica questa situazione sarebbe veramente molto più drammatica. C'è ad esempio nel nostro territorio una cittadina che si chiama Malalbergo, dice lunga su quello che doveva essere questo territorio, e scendendo verso valle si arriva fino a un paese che si chiama Marmorta. Ecco, questo territorio 100 anni fa era una palude, quindi c'è sempre stato un accrescimento delle capacità proprio dei consorzi. Il problema oggi è il fiume, il torrente. Piovono magari 150 mm d'acqua, arrivano concentrate in un unico posto, scendono molto rapidamente, e i fiumi e i torrenti, le arginature in generale, non sono più in grado di contenere questa forza. Un tempo, 100 anni fa, una zona umida era una zona povera, una zona dove si moriva di malaria. Se ci possiamo considerare ricchi è proprio grazie all'intervento che l'uomo ha fatto nei primi del Novecento con le grandi bonifiche integrali. Le zone umide sono importanti oggi per poter contenere quell'acqua che non riusciamo a mettere nel fiume nel momento di crisi, ma sono importanti anche dal punto di vista naturalistico. I consorzi di bonifica tendono anche a mantenere un certo equilibrio ecologico. Le casse espansione non vengono completamente vuotate alla fine di una piena, che favoriscono ad esempio l'avifauna, i migratori e altre specie di animali. L'importanza dell'acqua dolce è fondamentale sul territorio, perché l'acqua dolce è fonte di vita per l'uomo e per il pianeta. Bisogna gestirlo. Bisognerebbe sicuramente, oggi c'è la volontà di fare nuove casse d'espansione che permettano di stoccare l'acqua e magari poterla recuperare quando ce n'è poca, e poter contenere l'acqua in eccesso quando ci sono problemi di piogge torrenziali come quelle che ci sono in questi ultimi anni. E le bonifiche? Purtroppo non esistono soluzioni semplici o pronte all'uso. Il clima sta peggiorando di anno in anno e lo so che potrà sembrare assurdo o addirittura irrealizzabile, ma il modo migliore per agire è farlo oggi e tutti quanti assieme, ed è ridurre le emissioni di anidride carbonica. Piuttosto che parlare di pulizia e di tombini, dovremmo iniziare ad affrontare il discorso dell'impermeabilizzazione del suolo. Ma mi sa che è un tasto dolente. È molto dolente. In Italia ogni secondo consumiamo 2 metri quadrati di suolo. E se consideriamo l'Emilia-Romagna, siamo in vetta alle classifiche. Terzi per consumo di suolo in assoluto. E primi per consumo di suolo in area a rischio. C'è ben poco da festeggiare. L'impermeabilizzazione del suolo è un male. Ogni volta che cementiamo o asfaltiamo un pezzo di suolo, quello smette di assorbire acqua. Prendiamo ad esempio una strada asfaltata e che piova 1 millimetro d'acqua. Il terreno non lo potrà assorbire. Quest'acqua dove andrà a finire? Nel canale. Ma nel canale c'è già finito 1 millimetro d'acqua normalmente. E poi il canale dove va a finire? Nel fiume. Dove era già caduto un ulteriore millimetro d'acqua, e quindi i fiumi si sovraccaricano molto. Dobbiamo ridurre la quantità di suolo impermeabilizzato il più possibile e quanto prima, per sperare di avere effetti sul rischio alluvione. Il che significa eliminare cemento e asfalto a più non posso dalle nostre città. Un'altra opzione importantissima è la rinaturalizzazione dei fiumi, che è l'esatto opposto della pulizia a cui tutti siamo abituati. Oltre a lasciare che la vegetazione cresca rigogliosa all'interno dei nostri fiumi, invece di continuare ad elevare gli argini così vertiginosamente e renderli sempre più pericolanti, sarebbe meglio lasciare più spazio ai nostri fiumi. Nella normalità, i fiumi di pianura dovrebbero essere circondati da zone umide, che sono vitali come habitat, ma servono anche ad evitare il rischio di alluvioni. Sì, perché se lasciamo che i nostri fiumi si allarghino di più,
faremo sì che queste zone fungano da cassa d'espansione in situazioni di emergenza. Sono queste le zone umide di cui parliamo, quelle che abbiamo devastato a più non posso pensando che fossero insalubri, quando invece sono di vitale importanza nella lotta climatica. Heart starts beating out my chest, breath strains in and out. Fought this feeling long enough, can't escape you now. In sostanza, se proprio dobbiamo incolpare qualcuno, dobbiamo incolpare noi stessi. Ad un certo punto abbiamo cominciato a scollegarci con l'ambiente circostante e così facendo a danneggiare anche noi stessi. Questo non è un voler puntare il dito, perché dobbiamo sempre essere consapevoli del sistema in cui viviamo che ha reso molto conveniente delle scelte a breve termine rispetto a delle altre. Ma ora il tempo delle scelte facili è finito. Dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare di invertire la rotta. Secondo noi, più che dire o farsi dire il modo migliore in cui vivere, il modo per cambiare le cose è proprio questo: conoscere, esplorare, capire. Ooh, take me higher, take me higher, take me higher than I have reached in heaven before. Take me higher, take me higher. You'll be lost in the clouds where the angels have found we were soaring, going higher, higher. Sono le 2:30. È una giornata di maggio comunque normale, abbastanza calma, ma non eccessiva. Siamo qui che purtroppo l'altro Rimas Tour ha perso un paio di forbici rosse, non siamo riusciti a ritrovarle purtroppo, e quindi stasera verrà fustigato dalla madre, molto probabilmente. Stasera potrete vedere sicuramente un video della mia Via Crucis, dove porterò veramente una croce, sarò fustigato da mia madre con stroppe di salice piangente, di quelle proprio che senti il sciaff.